Ciao ragazzi, amici di NTV Motorsport, ci troviamo a Monte Carlo, siamo riusciti finalmente a venire in questa splendida mostra nominata Legend Car. Siamo davanti alla macchina preferita del nostro Samuel, inquadriamolo bene, l'Audi 4S1. Dai, tu sei il maestro sovrano, penso che sai qualcosina in più di Valterrella addirittura su questa macchina. Spiegaci qualche aneddoto di questa macchina, dai. No, ne stavamo parlando prima del fatto che, vabbè, come tutte le macchine del gruppo V sono fatte in vetro resina rinforzate col Kevlar, però che questa invece, essendo una macchina di base produzione seria, le portiere invece sono in metallo perché derivavano dell'Audi 80, che aveva pure il parabrezza più inclinato di quello dell'Audi 4, la base lunga. Infatti se lo vedi l'Audi nota, 4 sì. è molto più slanciata, però dava fastidio ai piloti, quindi alla fine hanno inclinato cose. Infatti la gente che vuole fare la replica deve prendere la parte anteriore dell'Audi 80 e la parte posteriore della 4. Piccoli aneddoti di una macchina a dir poco stupenda, ma ce ne sono tantissime. Adesso se diamo un'occhiata qua in cima, vabbè, hanno primi piani così però. Sì, ma lascia le ste scene qua, perché sono Ma bellissime. poi il cameraman coglione che ha al ponte, al posto di registrare le cose. Macchine bellissime, L'ho abbiamo usato il qua commentatore. abbiamo due esemplari di Peugeot 205 Turbo 16 allora vaffanculo, Un po' dimmelo. Big fluffy unicorns dancing on rainbows. Qui possiamo vedere anche la famosa presa d'aria tagliadita proprio di questo pilota Kankkunen, in cui sono state trovate dita in un Portogallo all'interno della presa d'aria che andava negli intercooler. Amici di NTV Motorsport. Dillo. Allora, Cosa dillo? vai, cosa? Dobbiamo dire. Ha delle Fare grafiche. tutta la presentazione, va dico solo là. Vai. Facciamo tutta la presentazione. Ok, vai. Quindi vai. Non funzionava il microfono, porca Big fluffy unicorns dancing on rainbows. Allora, ci troviamo davanti alla Toyota Yaris VRC dell'anno scorso, ovviamente, non di quest'anno. Piccolo aneddoto per quanto riguarda la livrea. Stai registrando? Sì. Ah, ok. Bravo. Noi in pratica la livrea della Yaris VRC, essendo una casa giapponese ispirata alle maschere e ai trucchi tipici del Giappone, che adesso anche la Lamborghini sta usando per i modelli edizione limitata in Giappone. Basta, finiamo. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Comunque volevo solo dire che questa cosa è come si dice? Allora, ci troviamo. È un aneddoto. È un aneddoto. Aneddoto o aneddota? Gatto aperitivo. No, perché in spagnolo. In spagnolo si dice aneddoto, quindi io non sapevo se fosse aneddoto o aneddota. Allora, torniamo seri. Shh. Così, come i TikTok. Allora, Seguitemi. allora, ci troviamo davanti a questo splendido esemplare di Lancia Stratos. Vi chiederete perché ha i vabbè, però io parlo. Vi chiederete il perché. Ecco, qui si vede ancora meglio. Subito non mi ero chinato e non avevo visto. Ha
È vero. Ha i, Ragazzi, chinatevi che vedete tutto meglio. ha i due fari aggiuntivi totalmente gialli e quelli si possono notare, ma se guardate bene all'interno della fanaliera ci sono le lampadine gialle. Vi chiederete il perché delle lampadine gialle. Al Monte Carlo, quando la Lancia aveva messo in produzione questa macchina e lanciato questa macchina con Sandro Munari alla guida, la sua diretta rivale era l'Alpine Renault che vediamo laggiù, quella macchinina piccolina che sembra una macchinina da giocattolo. Ma perché aveva i fari gialli? Perché quando i tifosi francesi, vedevano arrivare la Stratos, lanciavano mucchi di neve o comunque qualsiasi cosa per ostacolare, ma vai a cagare. Oppure qualsiasi cosa per ostacolare il dominio delle Lancia. Allora la Lancia l'anno dopo, siccome le Alpine avevano i fari gialli, destabilizzò i tifosi francesi montando anche sulle macchine italiane i fari gialli, così i tifosi non ne riconoscevano più fino a quando non avevano sotto gli occhi che macchina fosse, e quindi non potevano più lanciare nessun tipo di cose, Lanciare alla lancia. nessun tipo di cose contro questa macchina. Curiosità della Stratos, i fari posteriori sono stati presi da una Fiat 850 perché Fiat aveva finito i fondi e non aveva più la possibilità di montare i fari voluti da Marcello Gandini, stile Bertone, e di conseguenza hanno utilizzato i fari di una Fiat 850 e gli hanno chiesto poi ai designer di riempire il buco che era rimasto rispetto all'alloggiamento che era stato studiato dai designer stessi di Bertone. Allora, ci troviamo davanti a questi due splendidi esemplari di Rolls-Royce. Adesso vi andiamo a dire davvero un aneddoto che io personalmente non sapevo, me l'ha detto Samuel ed è bellissimo, davvero. No, è vero, bisogna dire la verità perché è bello davvero, sono accorgimenti che uno non fa caso, però sono belli da dire. Vai Samu. Allora, quando la Rolls-Royce è partita, il logo aveva entrambi i nomi LR in rosso, quando erano vivo sia Rolls che Royce. Invece, quando è morto uno di loro, una delle R è diventata nera mentre l'altra rimaneva rossa. Poi, quando sono morti entrambi, le due R sono diventate nere. Però li fanno ritornare rosse quando buttano fuori o dei concept o cose proprio di innovazione dell'azienda.